Top Driver, Rally Revolution. Grab, smash, who's the best? Top driver, rally contest. Grab, smash, who's the best? Top driver, rally contest. Donnie and Master will be the next. Rally Revolution is the best. A tutti gli affamati di rally, benvenuti a Top Driver Diecast! Oggi a Picco Serpente il terzo atto del nuovissimo torneo Rally Revolution! E con me c'è come sempre il più esplosivo dei telecronisti, Stinky! Salve a tutti voi in collegamento, per questa gara abbiamo 4 nuove auto e altrettanti piloti giunti per darsi battaglia, con i salti più spettacolari. Prima di passare alle presentazioni vogliamo ricordarvi di mettere un bel like al video, iscrivervi e attivare la campanella. Commentate sotto al video e in descrizione trovate tutti i link per seguirci durante la settimana. State vedendo ora la scheda riepilogo punti che spiega l'assegnazione per ogni batteria e dopo uno sguardo al tracciato passiamo la palla a Terry Cristallo The Box. Amiche e amici, ben trovati! Stamattina è arrivato a Picco Serpente un nuovo pilota, Zach Barondik del team RX Force sulla sua Honda Civic Type R Raptor. State vedendo le immagini di qualche ora fa. Il pilota è stato scortato con 2 volanti della polizia per evitare possibili furti e manomissioni da parte dei team avversari. Professionalità o paranoia? Scopriamolo! La scorsa settimana, infatti, i giudici di gara hanno aperto un'inchiesta dopo la segnalazione del team manager della RX Force, che accusava di essere stato derubato di alcuni componenti speciali preparati per la Focus di Ron Anderson. Per ora nessun sospettato, ma la prudenza non è mai troppa. Picco Serpente fa gola ad ogni delinquente! Seconda auto per oggi, una Ford Escort del 70. Per lo Stinky Race Team presentiamo Blister. Alla guida troviamo Julian Rosicki, il funambolo, vecchio pallino del nostro Stinky. Proseguiamo senza indugi con il terzo concorrente, la regina del rally, lancia delta integrale guidata per il team Top Driver dalla guerrita Betty Boom. Presentiamo per voi Megadeth. In confronto Mad Max Fury Mode sembra Mario Kart! Ultimo in ordine torna a Picco Serpente Martin Gambler per il team Oso. Presentiamo una High Beam. L'auto è un concept futuristico a cui hanno dato il nome Alien. Per oggi è tutto da Terry Cristallo, a voi la linea. Grazie per le presentazioni, vogliamo in griglia di partenza per la prima manche, a sinistra c'è Blister e a destra Megadeth. I motori scoppiano, si parte e ora! Le auto partono caute, ma Betty Boom supera Blister di una lunghezza balzante! Pessimo, tentativo fallito per entrambi i piloti che perdono il controllo e atterrano scomposti sulla ghiaia. Un punto a testa solo per il primo checkpoint. Troppa emozione o troppa fretta? Via, con la seconda manche. I piloti sono a posizioni invertite adesso, a sinistra Betty Boom sulla lancia delta integrale e Julian Rosicki sulla Ford Escort. Frizione e lancio! Parte razzo Megadeth senza paura, ma esce male dalla chicane e si ribalta. Frenata disperata di Blister, gara finita anche per lui che non voleva sfondare l'auto, ma se avesse rischiato qualcosa in più avrebbe potuto superare in volo l'avversario. Funambolo davvero troppo prudente, ma forse ha pensato che la gara è ancora lunga. Parziale di 2-1 per Rosicki che affronterà la perdente della manche 3 e 4. Infatti abbiamo già pronti ai blocchi di partenza Zach Barondik a sinistra con Raptor e Martin Gambler con Alien a destra. Partenza, fulmicotoni in 3, 2, 1, via! Raptor brucia l'avversario e corre via sul rettilineo, ma si ribalta dopo la chicane. Alien fa meglio di lui, ma trova la strada sbarrata e si deve fermare dopo un salto davvero ben impostato. Peccato, 2-0 per lui. Troverà lo sprint per fare meglio nella quarta batteria? Scopriamolo! Stavolta Martin Gambler a sinistra, mentre Raptor per il team RX Force a destra. Una gara tira l'altra qui a Top Driver. Si spegne il rosso e si corre! Alien parte in leggero vantaggio, ma Raptor lo riaggancia e va alzato per primo. Di nuovo, tentativo fallito. Qualcosa non va. I due si toccano in aria e atterrano sgraziati dopo il salto. Ci sarà da riverniciare il tettino dopo la gara. Raptor non graffia e finisce 3-1 per Alien del team Oso, che si scontrerà nel finale con Betty Boom. Ma la regia ci chiede la linea per un imprevisto pit stop. I meccanici della
la RX Force richiamano Zach Barondia che per delle modifiche, li vediamo all'opera sulla terrazza della Vipera, sono intenti a smanettare intorno alla vettura come dei forsennati. Vedremo se queste migliorie serviranno a qualcosa. Pronti per la quinta manche. I piloti risalgono al passo della Bish e sono già in posizione. A sinistra Julian Rosicki su Blister e Zach Barondik su Raptor a destra. Fresco di make-up, motore, azione, propulsione. Battono bene, ma Raptor va meglio. Salto dopo la chicane, spettacolo! Ritrova la fiducia e passa al secondo checkpoint, una furia! Derapata sullo sterrato, veloce l'amarasso e taglia per primo il traguardo. Un upgrade sensazionale per il team RX Force che porta il suo pilota a un punteggio pieno. Anche un buon tempo per lui che salta come una gazzella alla rampa di Prato Velenoso e si dimentica dell'avversario. Una gara non brillante per Blister che riesce a fare solo 2 punti. Parziale di 8-4 per Zach Barondik, il quale non lascerà spazio al funambolo per le sue stramberie, siamo sicuri. In gara 6 abbiamo una sfida bollente in corsia esterna, a sinistra Raptor e a destra Blister. Niente smancerie, qui si lotta da duri. -3, -2, -1 e partenza! Stacco veloce e sicuro di Raptor che dopo la curva del santo va al salto. Miracolo! Torna in posizione di gara e continua, mentre Blister si accartoccia. Prova a dare gas all'ultimo e riparte lenta, buona aderenza sullo sterrato, sente la vittoria in tasca. Zach Barondiak! Solo soletto su Viale Serpentello si prende tutto il tempo che serve e taglia il traguardo, anche in questa manche. Incredibile, Max! I meccanici hanno fatto l'impossibile su questa vettura. 2 su 2 per Raptor e l'Honda Civic Type R mette una seria ipoteca sul passaggio del turno. Ora può stare a braccia conserte aspettando il finale senza patemi di animo. Ora c'è il grande finale. Basterebbero 2 punti a Martin Gambler sull'Alien per qualificarsi. E ora in corsia di sinistra sta scalpirando. Mentre a destra Betty Boom deve fare l'impossibile per riportarsi 3 candidati al passaggio del turno. Vedremo come andrà a finire. Motori accesi, via col gas! I 2 piloti escono bene e rimangono vicinissimi. La spunta di Poco Megadeth. Un salto spaziale, velocità supersonica per Betty Boom. Di traverso e dirapata sullo sterrato, guida sicura e va al finale di gara con il boato del pubblico. Taglia il traguardo e polverizza l'avversario con un tempo di 839. Si può fare meglio di così. Follia pura! Rientra in gara di prepotenza e adesso con un parziale di 8-4 si va all'epico finale. Max, dove stai andando? Qui ragazzi, su veloci, stringi quel bollore, metti il filo della benzina sugli iniettori e attacca la citrina su quel coso nero laggiù in fondo. Ma che stai facendo, Max? Stai sereno, Stinky, sono stato un pilota e un discreto meccanico. Voglio modificare anch'io l'auto come il team RX Force. So quello che faccio, vedrai, la macchina volerà sull'asfalto. Ho una bruttissima sensazione. Final round, davanti a sinistra la pimpatissima Lancia Delta integrale 2.1 con modifica di Max Power e a destra Alien di Martin Gambrel. Si parte in fretta, spinta supersonica. Parte davvero velocissimo a Megadeth. Si ribalta di snetta. Che hai combinato, Max? Oh, maledizione. Forse il filo giallo, sì, il filo giallo sulla turbina. La prossima volta che metti le mani su un'auto da competizione ti taglio le mani, diventerai l'amputato Max Power. Ma fortunatamente anche Alien si ferma dopo il salto. Un salto spettacolare per Martin Gambler che salta sulle ruote di Betty Boom come i fratelli Derek della catapulta infernale. Una manovra epica che gli vale il plauso del pubblico e anche il punto per il premio Stuntman. Magra consolazione per lui che non riesce comunque a raggiungere Betty Boom che con 9 punti totali si aggiudica il pass per le semifinali insieme a Zach Barondik con la sua Raptor. Una gara entusiasmante oggi a Picco Serpente tra botti micidiali, salti pazzeschi e drift sporchissimi. Abbiamo visto una giornata di motori indimenticabile. Ci rivediamo sabato prossimo. Ora devo andare a un meeting di conferenza digitale con i miei meccanici. Vieni qui. Buonanotte, buonanotte da Max. Grazie a tutti per essere stati con noi. Ci rivediamo la prossima settimana per l'ultima gara di qualifiche per Rally Revolution. Adesso ti vengo a chiappare, Max. Ci vediamo sempre qui a Top Driver, dove i motori non dormono mai.